Vabbè, intanto buongiorno, good morning. Good morning. Yes. We like to share with you our work and our research from the last week. Yes. And yeah. Yes. We hope you will understand. That's all. Yes, it's it. We look forward. Hello, comrades, amigos, compañeros of Revolution Project. I salute you. I introduce myself, and my way of introducing myself is to introduce my desire, our desire. Okay? We want to tell a story, and we don't know how. We want to tell a story about a revolution, a story of a hand throwing a stone, of streets running with blood, heads rolling, the story of a boy who crossed oceans and plundered a continent and raped natives, and named that island with his name and that mountain with his surname, and how one day one girl rose up against, and how another one lit up the metro stations and how one day no one else ever worked because someone said something and someone else heard it, and then they said, we won't work until. And how one day a man incinerated himself because, and a group of women ate glass because they couldn't live in the country anymore, and how hundreds of women choreographed and finger point and so on, and so on, and so on. That's the story of revolution, and that's the story we don't want to talk about. Sorry. Maybe we just want to talk about something smaller and excuse us for our unrevolutionary enthusiasm, comrades. Maybe we just want to talk about a girl in many times, because we believe that fascism is a problem of time, is to think that there is only one temporality. That's why we want to talk about this girl, to talk about revolution, the same girl in many revolutions, a girl who saw during the Spanish conquest how Inés de Suárez cut off the heads of the Indian chiefs and threw them down the hill, a girl who saw guerrillas hiding in the Apennines of Italy, eating chocolate and exchanging shotgun, a girl who saw a woman dancing in front of police cars at a protest in Poland, a girl who saw the Chilean police blow out the eyes of protesters, but what struck her most were the bullet marks on the trees in the park. This girl is the same girl in all times, the same Italian, Chilean, Spanish, Polish, old, guerrilla, pregnant, dead, illiterate, trader, dancer, man, stone, tank, bird, water, snow, shotgun girl. This is also a diary of life, because we believe in interruptions, and as we write this we fall in love and we stop loving, and we and people around us get sick and die, and we drink beer and we sleep late or we don't sleep at all, and all this happens while we talk about this girl and revolution. A lot happens because we are 4 persons talking about revolution, 3 girls and a boy, and the boy is not here, but the boy writes. The manifesto. We believe it is necessary to start from a thesis. Today the revolution can only start from us, from the individual. An internal revolution of the soul, the mind and the life of each one of us. But what does revolution mean? To imprint a time rhythm in a stubborn and contrary direction to the daily flow. To pivot, taking deep roots while everything else is running.
Revolution is what starts within me. It's an assumption of total radical responsibility. But at a time of unbridled individualism, can an individual revolution diffuse the bomb of isolation and alienation? Can my revolution infect? Manifesto. Crediamo necessario partire da una tesi. Oggi la rivoluzione non può che partire da noi, dall'individuo, una rivoluzione interna dell'anima, della mente e della vita di ognuno di noi. Ma cosa vuol dire rivoluzione? Imprimere un tempo ritmo in direzione ostinata e contraria al fluire quotidiano, farsi perno, radicandosi profondamente, mentre intorno tutto corre. Rivoluzione è ciò che parte da me, è un'assunzione di responsabilità totale, radicale. Ma in tempo di sfrenato individualismo può una rivoluzione individuale disinnescare la bomba dell'isolamento e dell'alienazione? La mia rivoluzione può contagiare? The project, la ragazza, la pietra e il carro armato, the girl, the stone and the tank, has the structure of a life diary, the life of a girl who travels through time and history. We chose 4 revolutions, 4 decisive moments in history of mankind. The Chilean Revolution of 2020, the Italian resistance at the time of fascism, the fight for Peruvian independence, and the protests against the anti-abortion movement in Poland. 4 narratives, fragments, but only one protagonist. Il progetto La ragazza, la pietra e il carro armato ha la struttura di un diario di vita, la vita di una ragazza che viaggia attraverso il tempo e percorre la storia. Abbiamo scelto 4 rivoluzioni, 4 momenti decisivi della storia dell'umanità. La rivoluzione cilena del 2020, la resistenza italiana ai tempi del fascismo, la lotta per l'indipendenza peruviana, le proteste contro il movimento antiabortista in Polonia. 4 frammenti narrativi ma una sola protagonista. We want to follow her. She, child, old woman, young woman, she transforms herself, going through the revolutions. She appears in one place, dissolves and slips into another place, far away in space and time. She refuses the metronome of the world, because time, as it's chanted, collective time is a form of oppression. But there is personal time, the time of the girl. Vogliamo seguirla. Lei, bambina, vecchia, giovane donna, si trasforma, attraversando le rivoluzioni. Appare in un luogo, poi si scioglie e scivola in un altro luogo lontano nello spazio e nel tempo. Lei si oppone al metronomo del mondo, perché il tempo, così come è scandito, il tempo collettivo, è una forma di oppressione. Ma esiste il tempo personale, il tempo della ragazza. Her body lives microscopic experiences, intimate conflicts, sensations, love stories and non-revolutions. She is the throwing of a stone. She's the throw, she's the stone, she is the throwing. Il suo corpo vive esperienze microscopiche, conflitti intimi, sensazioni, storie d'amore e non rivoluzioni. Lei è il lancio di una pietra, lei è il lancio, lei è la pietra, lei è il lanciare. We will focus on the girl's non-heroic moments. We will look at them under the microscope to identify the cells of revolution. Revolution as a blasphemous act of faith, as the science of resistance. An intimate and inner revolution, it is a turning over like a sock to come to light, a rolling head, uncovered entrails, a leap against the force of gravity. She is the only source of light in profoundly dark times and space. Ci concentreremo sugli istanti non eroici della ragazza, li guarderemo al microscopio per individuare le cellule della rivoluzione. Rivoluzione come atto di fede blasfemo, come scienza della resistenza. Rivoluzione intima e interiore. È un rivoltarsi come un calzino per venire alla luce, una testa che rotola. Viscere scoperchiate, un salto contro la forza di gravità. Lei è l'unica fonte di luce in tempi e spazi profondamente bui. The language of enactment and staging is lyrical, surreal and dreamlike. A narration made of words, a choreography of sounds and a symphony of gestures. Il linguaggio della messa in atto e in scena è lirico, surreale e onirico, una narrazione fatta di parole, una coreografia di suoni, una sinfonia di gesti. Io
Io ho già fatto la rivoluzione, non mi sono ammazzata tutte le volte che avrei voluto, ho taciuto tutte le volte che avrei voluto urlare, ho ingoiato quando non avrei potuto sputare, ma invece ho inghiottito perché sono brava, bravissima. Mi so comportare, sono una brava bambina, non do fastidio, non pesto i piedi, vengo di nascosto, vengo nelle mutandine e mai in doccia. Ho fatto la mia rivoluzione a scuola tutte le volte che venivo punita perché alzavo la gonna di fronte ai miei compagni, tutte le volte che la maestra, la suora maestra, mi indicava con il dito e io capivo, io abbassavo la testa e io dicevo va bene. Sono una bambina fortissima. Ho 5 anni, ma porto dentro tutto il peso del mondo e questo pesa 99 kg. Si muove dentro di me, ho una pancia grossa e i miei capezzoli sono gonfi di latte e mi fanno male. Sono una bambina piccola, scura. I miei capelli sono corti e un po' lunghi e non sono né lisci né ricci, né maschio né femmina. Mi piace ballare, io so ballare, come nessuno sa farlo, posso ballare anche incinta. Ho scoperto che a questo signore inside piace quando ballo. Lui non può ancora uscire perché nessuno sa niente e io allora me lo tengo dentro, io lo riscaldo, lo avveleno un po' ogni giorno per renderlo resistente. Io lo amo come amo il ballo. Io ho già fatto la rivoluzione, io non voglio parlare di questo, per favore, ho troppe cose a cui pensare. Devo fare la spesa, lavare i panni, devo andare a raccogliere la spazzatura di tutti e differenziarla, perché non riescono a differenziarla, mischiano tutto, le uova con la plastica, la carta con gli assorbenti. Io non uso gli assorbenti, io non voglio inquinare e soprattutto non ho tempo da perdere. Io vado nuda per la strada, non voglio perdere tempo a vestirmi o a mettermi le mutande e gli assorbenti, ho troppe cose da fare. Questo signore è pesante, ma io devo portarlo con me ogni giorno. Non lo conosco, né lui conosce me e forse non ci conosceremo mai. Io non lo so, ma sarebbe un peccato non poterlo neanche vedere in faccia. Cioè lui si mangia le cose che mangio io, cioè lui mi beve tutta e io ho sempre sete. Io sono una cassaforte e se mi chiedi dell'amore io ti dico mai. Se mi chiedi dell'amicizia io ti dico che non ho tempo. Se mi chiedi della rivoluzione io ti dico che è resistenza. Se mi chiedi come sto, se mi chiedi come sto davvero, io ti dico fatti i cazzi tuoi perché in realtà a te non te ne frega proprio niente. Scusa davvero, io non vi volevo offendere, scusatemi, vi siete offesi? Sì? No? Ti sei offeso? No, perdonami, ti prego, ti chiedo scusa, davvero. Scusami, davvero, facciamo pace. Io non voglio che tu stia male, va bene? Pace? Ecco, vedi, io non ti dovevo dire quello che penso. La pietra è pietra. Questa pancia è questa pancia. E lei è lei. E questo è reale. Io non penso più oltre, io non penso più altro, io non me lo posso permettere. E ho detto così tante volte la verità che sono stata punita e castigata e ora la bugia è la mia unica arma di difesa. Una pietra scagliata ma che non fa male. Vi siete inventati una realtà innocua e gentile, avete falsificato la pietra, avete falsificato la bambina, avete fatto la magia e poi avete bandito la magia. E voilà. Stop, grazie.